Ben ritrovati amici di Radio Rossonera, ben ritrovati qui, sulla radio e buongiorno. Dal mercoledì 2 ottobre del 2024, il giorno dopo Bayer Leverkusen-Milan finito 1-0, quindi vittoria per i tedeschi. Triplo editoriale, come era stato per la Champions League di qualche settimana fa dopo la sconfitta contro il Liverpool, ci ritroviamo, ci sarò io, ci sarà Bea e ci sarà Enrico in chiusura per questo triplo editoriale che insomma apre la giornata. Poi, come abbiamo detto già anche ieri alle 9:30 tra poco, magari qualcuno di voi lo sta vedendo questo video mentre già in diretta chiama Milan alle 9:30, potete prendere il telefono e telefonarci allo 02 4942 8479 per dirci un po' la vostra sulla partita e su cosa avete visto in campo ieri. Mi prendo i miei 5 minuti, dopodiché lascerò, come detto, spazio anche a Bea e Enrico per i loro di 5 minuti. Se volete commentate qui, mettete like, eccetera, eccetera. 1 minuto l'ho bruciato così. Però insomma, grazie a tutti quelli che nel mentre però ci han seguito nel post partita. Davvero grazie a quelli che hanno visto il post. Io sarò molto breve. Ero stato molto pessimista, molto negativo, molto tranchant dopo le prime partite, dove il Milan aveva anche a volte non perso, perché aveva pareggiato sia col Toro che con la Lazio, perché non c'era niente in campo, non c'era nulla di positivo, si vedeva una squadra sfiduciata, sfilacciata, messa in campo con delle idee di gioco ancora troppo sinistramente simili a quelle che in realtà 2 anni fa e l'anno scorso non hanno funzionato, o meglio praticamente eravamo scesi in campo esaltando gli errori e nemmeno andando a prendere le poche grandi cose positive che avevamo fatto nel passato e quindi insomma lavorando praticamente solo e soltanto sugli errori e il castello rischiava veramente di venire giù e da quelle partite non si doveva prendere praticamente nulla. Se non il fatto magari di non aver perso e di essersi guadagnato questa sorta di bonus che ci siamo giocati in questo periodo. Questo dico, a differenza rispetto alla partita di ieri che è stata persa, fine. Milan ha perso, quindi comunque, è stata una partita che, Milan alla fine della fiera non ha portato a casa, anzi ha giocato una buona ora di gioco peggio dell'avversario, però però, metto tanti però nella sfida di ieri. Ehm, Prima di parlare un attimo della sfida, piccolo inciso. Io non so se il Milan sarà mai una creatura che avrà il modo o il tempo di poter crescere. Non so se arriveremo a vedere un Milan, determinato, un Milan che sa giocare bene, ben messo in campo, che vinca, che sia continuo durante la gara rispetto al valore dell'avversario, eccetera, eccetera. Non so quindi se sarà un Milan che da bambino diventerà prima adolescente e poi adulto. Non so se questo accadrà, non ne ho la certezza io, non so se sarà una questione di tempo, se avremo la possibilità di farlo, eccetera, eccetera. E se si avrà la bravura di farlo. Io credo che in questo momento il Milan sia ancora un bambino, è ancora molto piccolo il Milan di Paulo Fonseca, è appena nato e come tutti i bambini vive un po' del momento rispetto a quello che sta imparando. Non ha grandissime certezze il Milan in campo, tant'è che se le deve un po' costruire sul campo, come stiam vedendo nelle ultime partite. A volte vive dei momenti della gara in cui è anche un po' alla ricerca delle certezze. Oggi ha iniziato meno bene dell'avversario, provando a capire se quello che sono le nuove idee possono combaciare con la Champions League. Ha iniziato, anche un po' il derby dopo aver fatto bene al primi 2 schiaffoni dell'Inter, occasione di Lautaro, gol di Di Marco, ha chiuso il primo tempo un po' titubante, poi ha ripreso la carica per fare il secondo tempo. Con il Lecce ha approcciato la gara con un avversario che era completamente diverso rispetto all'Inter, hai trovato delle difficoltà perché si abbassavano e ripartivano e ha avuto mezz'ora di assestamento. Insomma, il Milan ancora non è grande, ma questo dipende da tanti fattori. Numero 1, siamo come detto giovani perché stiamo cambiando radicalmente pelle, soprattutto dal punto di vista difensivo. Non è più il Milan che va a prendere l'uomo in giro per il campo, giusto o sbagliato, ma come ha detto Fonseca son modi diversi, profondamente diversi, perché stiamo vedendo un Milan che dopo anni tenta di giocare con la linea, quindi
di avere la possibilità di mettere in fuorigioco l'avversario, di ridurre gli spazi perché si sta molto corti e ovviamente stando molto corti e stretti si dà tanto spazio sull'esterno e vieni pizzicato su questo, perché ancora non sei in grado di scivolare velocemente sull'esterno, così come è stato nel derby, gol preso, occasione di Lautaro, così come è stato con il Lecce con Rebic nel primo tempo, con le sovrapposizioni di Gallo, ad esempio, così come è stato oggi con le occasioni di Grimaldo da una parte, Frimpong dall'altra, o Wirtz quando si allargava a sinistra, o Boniface quando si allargava a sinistra. Insomma, è un Milan che ancora ha dei punti di domanda, ma sta tentando di mettere in campo qualcosa di diverso che inizia a pagare. Ora, purtroppo il calendario dice oggi 2 ottobre e quindi queste certezze te le devi creare tramite i risultati e i risultati possono anche venire o non venire. Siamo un po' in ritardo, siamo un po' in ritardo anche perché la rosa è arrivata tardi perché il mercato è arrivato tardi 1 e i giocatori sono arrivati tardi dall'Europeo 2. Siamo un pochino in ritardo perché sradicare determinate idee di gioco da una squadra che comunque giocava così da 3-4 anni non è semplice. Ci vuole anche un pochino di coraggio e su questo devo dire alzo le mani, ne ha avuto tanto, il mister. Siamo come detto però ancora a metà del guado. Io spero di vedere il Milan che possa continuare a progredire e che possa continuare a migliorare, perché anche oggi siamo entrati in campo un po' titubanti e solo e soltanto dopo lo schiaffo del gol preso ci siamo resi conto che va bene, boh, andiamo dentro la partita e facciamo quello che abbiam pensato di fare, senza grandi pensieri, senza grandi titubanze, ma prima potevi rischiare di prendere 1, 2, anche forse 3 gol. Quindi siamo ancora abbiamo fatto dei passi indietro rispetto al passato, rispetto agli anni prima, perché abbiamo cancellato qualcosa che avevamo costruito, ma probabilmente essendo quella una costruzione che sul lungo non ci avrebbe portato da nessuna parte e le prime partite dell'anno lo stavano confermando, ricancellato tutto e ripartiti un'altra volta per difendere in maniera completamente diversa, soprattutto quindi una difesa di zona, di campo, di spazio, di linea e non più una difesa uomo, di riferimento, di lunghe corse, di spazio da dover coprire, eccetera, eccetera. Eh, Non sarà facile, lo vedremo già dalla partita con la Fiorentina, non mi dilungo troppo, lascio spazio a Bea e Henry per la seconda parte dell'editoriale. Noi ci si vede tutti quanti comunque dopo alle 9:30. Il Milan dalla Baia Arena esce con 0 punti, ma sono 0 punti dolci amari, nel senso che comunque il primo tempo è stata una squadra che ha palesemente fatto fatica. Il Bayer Leverkusen è una squadra molto organizzata, tatticamente davvero sorprendente, una squadra che si vede che è allenata da un allenatore che sta crescendo ma è già di altissimo livello. Quindi il primo tempo il Milan fa fatica, però poi nel secondo tempo cresce la sua condizione, cresce anche la sua sicurezza, cresce proprio come squadra, tante occasioni purtroppo non concretizzate. Il Milan qualche rimpianto se lo porta a casa dalla Germania perché le occasioni sono state, nonostante la buonissima partita del Bayern, però le occasioni del Milan sono state tante. L'occasione mancata da Reinders, quell'occasione di Morata che poi Fofana non è riuscito a buttare dentro, insomma sono state occasioni che sicuramente il Milan poteva concretizzare. Poi sapete la Champions League è così, sbagliare un gol in Champions o non sfruttare un'occasione in Champions pesa sicuramente di più perché le occasioni sono meno, soprattutto contro contro una grande squadra come il Leverkusen, in una partita così davvero, davvero sul filo. Forse, l'ho detto anche nel post partita, questa partita è arrivata troppo presto, nel senso che il Milan è una squadra che sta cercando di trovare un po' la sua quadra, è una squadra che sta provando a crescere. Ovviamente questa era una gara di livello molto alto, in cui il Milan è mancato ovviamente in qualcosa. Pallida la prestazione di Loftus-Cheek, che è un giocatore che davvero non riesce a trovare, a mio parere, sempre la sua dimensione in questa squadra, poca intensità, fa fatica
non dico in qualsiasi ruolo che sta provando a cucirgli Fonseca, però non l'ho mai visto davvero nel suo in questa stagione. Pallida anche la prestazione di Reinders, a mio parere, da cui ci si aspetta sempre di più, un giocatore tecnico che a volte sembra credere poco nelle sue qualità proprio tecniche, quando è chiamato al tiro. Già in nazionale, ad esempio, sembra un giocatore molto più sicuro di sé, molto più sicuro dei suoi mezzi. Quando è stato davanti alla porta, in Germania l'ho visto insicuro, l'ho visto come se fosse un giocatore che non crede tanto nelle sue qualità conclusive, insomma, un giocatore che deve sicuramente crescere, può crescere perché le doti le ha sicuramente, ci si aspettava sicuramente di più da Leao, ci si aspettava sicuramente qualcosa di più da Teo Hernandez, fascia destra, io su Pulisic ho poco da dire, nel senso che è un giocatore che comunque si sta sacrificando anche in fase difensiva, ovviamente spesso, no spesso, però ogni tanto magari è meno lucido davanti, però mi viene anche da dire è normale, voglio dire questa sera ha fatto la sua partita, non ha fatto cose straordinarie davanti, però comunque è un giocatore che si sta sacrificando tanto. Emerson Royal non bene, non bene in fase difensiva soprattutto, perché comunque in fase offensiva qualcosa fa vedere, a volte mette anche dei buoni cross, insomma la fase offensiva non è il suo problema. Poi sì, a volte può sicuramente migliorare sulle scelte, però è la fase difensiva che è il suo problema. Contro il Bayern Monaco ha fatto, il Bayern Monaco, buonanotte, contro il Bayern Leverkusen ha fatto sicuramente fatica in fase difensiva, però mi viene da dire che questo è Emerson Royal, magari può crescere, però non credo che la fase difensiva diventerà la sua miglior dote. Molto bene Mike, davvero molto bene, insieme a Fofana secondo me il migliore in campo, perché ha salvato il Milan in alcune situazioni davvero davvero pericolose, e se il primo tempo è finito 0-0 è anche merito di Mike. Bene Fofana, vi dicevo, in crescita, un giocatore che lo vedo crescere sempre di più, si è azzardato anche a concludere in Germania. Devo dire che sì, sicuramente va migliorata la cosa, però ho apprezzato comunque il coraggio, ho apprezzato aver avuto davvero la non paura di fare questa cosa. Ecco, davanti a volte poco cinici, anche qui c'è da crescere. Abraham è un giocatore che forse stasera è stato un po' più impercettibile rispetto ad altre gare, deve crescere sicuramente sotto porta, ma anche proprio come attaccante. L'importante è, l'ho detto anche dopo Milan-Lecce, che nella sua testa non si insedi questo pensiero che non riesce a fare gol, che deve segnare per forza, ecco. Per il resto è una gara che ovviamente deve far riflettere, una gara che ha qualcosa di positivo, come ha detto Matteo Gabbia, indietro non si torna, quindi si può guardare solamente la prossima partita, prendersi le cose positive dalla Germania, anche quelle negative per migliorarle. Ripeto, come ho detto all'inizio di questo intervento, è una partita che è arrivata forse troppo presto. Il problema è che siamo i primi di ottobre, quindi forse ci si doveva iniziare a sistemare prima, bisognava cercare di percorrere questa strada prima, però ribadisco, come ha detto Matteo, indietro non si torna, quindi bisogna lavorare, bisogna cercare di porre rimedio ai limiti di questa squadra, che sicuramente anche questa sera ci hanno mostrato essere a centrocampo, non per Fofana, ma che ha fatto bene, ma perché siamo pochi, i giocatori sono davvero pochi. Questa sera Musa non è nemmeno entrato, Loftus-Cheek, come vi dicevo, non riesce a trovare la sua collocazione, quindi credo che, che l'allenatore del Milan si debba dare davvero una tirata su di maniche, lavorare molto molto e anche velocemente, perché ripeto siamo al 1 ottobre. Però ecco, se penso a Parma-Milan, Milan-Torino e Lazio-Milan,
vedo sicuramente uno spiraglio di luce, assolutamente, quindi questo è l'importante. Eccomi qui ragazzi, ci sono anch'io per questo, diciamo, pseudo editoriale del day after di Bayer Leverkusen Milan, un commento un pochino più a freddo, se vogliamo, di una partita che poteva benissimo finire in pareggio, poteva meritatamente dal mio punto di vista vincere il Bayer Leverkusen per una ora di gioco dominata, anche se non concretizzata più di tanto alla fine perché segna solo un gol. E paradossalmente il Milan avrebbe potuto nella mezz'ora di impeto finale anche strappare appunto un pari o perché no pensare a qualcosina di più. Quindi è stata una partita di Champions League tosta per il Milan con alcuni giocatori più che promossi, Maignan e Fofana su tutti per quanto mi riguarda, alcuni giocatori pesantemente bocciati, cioè Emerson Royale e Loftus-Cheek, anche qui sempre dal mio punto di vista, gli altri più o meno tutti tra la leggera sufficienza e la leggera insufficienza, poi scegliete voi a chi dare più o meno peso tra i vari Leao, Teo Hernandez, Tomori, Reinders e via dicendo. Non sto qua a dire questo a dire la mia perché A, l'ho già detta ieri durante il post partita, B, ognuno la pensa anche diversamente ed è anche secondo me giusto così. Quello che volevo dire io era sull'arbitraggio, di cui non parliamo spesso perché a me, ma a noi in generale, non ci piace parlare troppo di arbitraggi. Andiamo sempre molto più sul campo, cioè sulla tattica, le scelte tattiche, i giocatori, e quindi non andiamo mai a parlare, a puntare il dito contro l'arbitro. Questa sera, posto che probabilmente la partita sarebbe finita in ugual modo, non lo so, o magari con quel rigore alla fine avresti portato a casa almeno un punto, c'è stato un condizionamento della partita abbastanza importante, non per malafede, secondo me, semplicemente ci ha dimostrato qual è stato e qual è il livello di quest'arbitro, che ha arbitrato la finale di Supercoppa europea, se non sbaglio, ma insomma, questa sera, anzi ieri sera, perdona, ha dimostrato un pochino qual era e qual è stato il suo livello in questa partita. Per me gli è sfuggita di mano quasi subito con quella manata di Tapsoba Teo Hernandez, già lì ha commesso un errore, via via ne ha commessi altri e poi la ciliegina sulla torta del nemmeno andare a rivedere l'episodio finale su Loftus-Cheek che poteva, chissà, riaprire qualche scenario interessante per la fine della partita. Però, come dico, non ci piace troppo parlare di arbitri, quindi io l'ho detto perché era giusto dirlo, perché non è che possiamo sempre dire no, non parliamo di arbitri, quando poi l'arbitraggio per errori o per disattenzioni influenza la partita. Dal mio punto di vista l'ha influenzata questa partita, quindi ne parlo molto tranquillamente. Chiudo nell'ultimo minutino dicendo e aggiungendo un'altra cosa relativa a Paulo Fonseca, perché di Paulo Fonseca secondo me stiamo vedendo un po' l'impronta, ancora piano piano, ancora con evidenti ed importanti lacune, però qualcosa si sta vedendo, squadra molto corta, molto compatta, chiusa al centro come stiamo facendo ultimamente, è ovvio che ha sofferto tanto sui cambi di gioco e sulle fasce, però comunque rispetto al Liverpool e rispetto anche alle prime partite qualcosa in più si sta vedendo e quindi sono anche soddisfatto di quello che ha fatto, scusate la ripetizione, Fonseca. Detto questo, non mi spiego il motivo di inserire Loftus-Cheek vicino a Fofana e alzare Reinders, perché lì, come ho detto ieri nel post partita, hai messo tra l'altro in una brutta luce Reinders, che ha fatto un sacco di errori sotto porta al primo minuto su quella palla di Leao, su quella palla di Pulisic che non calcia ma si ferma e pasticcia un altro po', in un altro paio di occasioni, un giocatore che hai spostato di nuovo più avanti dopo che avevi trovato la dimensione con lui a fianco di Fofana, e idem con Loftus-Cheek, che abbiamo capito che insieme a Fofana in mezzo non può giocare. Quindi bene che l'idea di Fonseca pian piano venga seguita, mister, perché per quale strano motivo mi hai riswitchato, passatemi il termine un po' moderno, perché mi hai riswitchato i due? Non lo so, onestamente ce lo dirà magari nei prossimi giorni in conferenza,
spero che gli venga fatta questa domanda, spero di avere una risposta perché non ne ho compreso benissimo il motivo, però a parte questo sono contento delle parole che ha detto post partita, cioè che elogiava la partita perché adesso deve andare a Firenze a prendere 3 punti, quindi bene che venga elogiata la partita, perché devi trasmettere fiducia nonostante la sconfitta verso il Franchi e niente, questo più o meno è quanto. Chiudo davvero a sto giro, non vi sto prendendo in giro. Prima ho detto chiudo, ma non l'ho chiuso. Chiudo con il mio preferito, il mio MVP personale della partita, che è stato, oltre al solito Maignan, però non penso ci siano ulteriori parole, pensare che c'era anche qualcuno che voleva spedire, impacchettare, chiudo con Youssouf Fofana. Pian piano stiamo iniziando a vedere che cos'è Fofana e che cosa può dare Fofana, avesse intorno un sistema proprio collaudato e trovasse un pochino più di fiducia col pallone tra i piedi. Per il resto ci siamo, iniziamo a esserci dal punto di vista difensivo, dal punto di vista fisico, della presenza, del giocare comunque con la testa alta, con un po' di spavalderia e con poca timidezza, che per esempio per me ha contraddistinto invece Leao in negativo nella partita di ieri. Ecco, stiamo iniziando a vedere un po' di più Fofana e sono molto contento perché almeno forse un giocatore in questo mercato estivo l'abbiamo azzeccato, perché gli altri ancora non lo so. Vi saluto, vi mando un abbraccio, ricordatevi di mettere like, iscrivervi al canale, lasciare un commento, insomma, solite cose per supportarci. Grazie davvero di cuore, anche ieri durante il post partita eravate in tanti e vi auguro un buon proseguimento.